Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di settembre 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Toro. Può essere un momento di espansione, di crescita, di prosperità, anche materiale, finanziaria. E per qualcuno può fare riferimento alla creazione di qualche progetto. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Partiamo subito con il diavolo e la regina di bastoni, come se ci fosse una forte passione, mi verrebbe da dire. Sette di bastoni, 6 di spade, cinque di coppe, abbiamo un fante di bastoni, un re di pentacoli e un 2 di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere amore, lavoro, denaro e i vari settori. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per approfittare della promozione di agosto, che è la lettura fast, la lettura veloce via WhatsApp. Sotto nella descrizione trovate il video che vi spiega come funziona. Bene, partiamo con questo diavolo. Forza e morte. C'è come qualche cosa da dover rigenerare, un cambio, un qualche tipo di struttura vincolante che c'è bisogno come di trasformare. La morte è anche una carta comunque di chiusura, ci parla di qualche tipo di comportamento e lo rivedo con il diavolo, potrebbero anche essere comportamenti tossici, che è come necessario cambiare, moderare, trasformare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo la luna, potrebbe essere è un 5 è un 5 di pentacoli, potrebbe essere come una paura, quella che ehm, tentate di tappare, mi verrebbe da dire, con questo diavolo, con questo, potrebbe anche essere controllo, per esempio. Tenete presente, la cosa che mi colpisce è che il diavolo è collegato all'ego e è proprio l'ego che crea la paura. In questo senso potrebbe esserci come una paura di abbandono, una paura di una perdita, una paura di un vuoto che nei prossimi 15 giorni effettivamente potrebbe venire a galla. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, abbiamo un 8 di coppe e un 8 di bastoni. È un po' come se foste consapevoli di questa paura. Io credo che qualcuno qui
stia come un po', mi viene da dire soffocando vedendo questa forza. Ehm, sì, potrebbe essere che stiate anche tentando di soffocare questa paura e nonostante ci sia, nonostante esista, con questo sette di bastoni sento che lavorerete o vi muoverete per creare un qualche cosa di stabile, mi viene da dire trasparente e sincero con questo otto di bastoni, perché l'otto di bastoni è la carta della comunicazione. Andiamo a vedere il sei di spade. Imperatrice e regina di bastoni. La regina di bastoni ce l'avete qui, l'imperatrice ce l'avete qui. Il 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti e a lasciarsi indietro, qui vi manca un 10 di bastoni, a lasciarsi indietro certe ideologie, certe forme pensiero, certi problemi. Per qualcuno potrebbero essere proprio questioni legate alla mamma, alla maternità, alla madre, anche alla madre interna, sapete che ognuno di noi ha una parte maschile e una parte femminile ed è il come diventiamo padri e madri di noi stessi e potrebbe anche avere quel tipo di riferimento qui. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 9 di pentacoli e mago. È come se qualcuno avesse paura di perdere la propria autonomia, la propria indipendenza. Allontanandosi magari da questo sistema di pensieri, piuttosto che da questa fase di controllo, potrebbe essere. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo gli amanti, asso di coppe e fante di spade. Di nuovo una carta, un archetipo che mi parla di monitorare qualcosa, di controllare. Guardate, è come se ci fosse una sorta di osservazione in quello che potrebbe essere un nuovo inizio in equilibrio. Vedendo solo queste due mi verrebbe proprio da dire che è un nuovo amore, ragazzi, eh? Però con questo fante come potrebbe esserci come una componente un po' giovane, magari è poco tempo che vi state frequentando, vi conoscete da poco. Andiamo a vedere il re di pentacoli, fante di coppe. Io sento che prenderete come posizione e 6 di bastoni. Non so, questo gruppo di carte lo sento come il dare un po' per scontato qualcosa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Asso di bastoni, 10 di pentacoli, fante di pentacoli. Dunque, devo dire che se qui potevano esserci delle titubanze, delle paure, dei sensi di colpa, qualche dinamica di controllo, qualche bisogno, se vogliamo, di conferme, con questo Re di Pentacoli è come se raggiungeste un certo tipo di posizione, un certo tipo di stabilità, di concretezza e quindi questo 2 di bastone al contrario mi dice che entro la fine del periodo non avrete più dubbi su quello che c'è da fare, sulle persone con le quali poter collaborare, su che cosa puntare, mi viene da dire. Quindi ragazzi devo dire che è un periodo un po' di trasformazione, qui iniziamo con qualche cosa che potrebbero essere dei pensieri, potrebbero essere degli atteggiamenti, delle insicurezze, delle paure, quello che vi ho detto un po' qui all'inizio, però poi tutto questo movimento energetico vi fa come diventare più sicuri di voi stessi, parte se vogliamo di un nucleo più grande, qui il 10 di Pentacoli fa riferimento alla famiglia. Vi faccio notare una cosa, che avete comunque due imperatrici e un 10 di pentacoli e anche il 9 di pentacoli, adesso che vedo.
Quindi per qualcuno potrebbe essere un tema legato ai figli, al voglio una famiglia, voglio dei figli. Ok, fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore rosso del video e ricercare il settore di riferimento che vi interessa, ok? Allora, partiamo con i disoccupati. Allora, devo dire che ci sono delle buone probabilità di smuovere le cose o insomma che l'universo smuova le cose. Più secondo me verso metà settembre. Potrebbe comunque arrivare come una telefonata, qualche tipo di notizia, un invito a partecipare a qualche colloquio, però da lì a dire che qualche cosa proprio inizi, secondo me da metà settembre in poi. C'è comunque un asso di bastoni, c'è comunque un 10 di pentacoli che mi parla di contratti e di aziende nelle quali potreste iniziare e vi devo anche dire che avete, cioè nel caso siate come in età di apprendisti o siate disposti a ricominciare dal basso in qualche azienda, in questo caso le probabilità sono di più, sono maggiori. Per le persone che sono dipendenti, mm, dunque, non è che vi senta proprio così soddisfatti. Queste carte mi possono parlare di una situazione un po' pesante che vorreste lasciare indietro, che vorreste cambiare. Probabilmente può anche essere un tema a livello economico, magari fate di più di quello che meritate o di quello che vi pagano. Beh, in questo periodo cambia la situazione, ragazzi. Sento che qualcuno di voi potrebbe essere invitato a guidare proprio un gruppo o comunque c'è qualche sorta di cambio, secondo me. E non vi nego che se non state bene nel vostro lavoro, tra la morte, il mago e queste carte, potrebbe essere un buon periodo per cambiare lavoro. Per quello che riguarda gli autonomi, allora io sento che qualcuno di voi con queste carte iniziali potrebbe essere un po' affannato a livello lavorativo inizio settembre e vi dico anche che potreste accarezzare l'idea di appoggiarvi a qualcun altro. Quindi per qualcuno è l'assunzione di qualche apprendista, di qualche persona all'interno dell'azienda, per qualcun altro si tratta di collaboratori con partita IVA. Oppure, se siete in una situazione economica stagnante per X motivi, potrebbe essere proficuo per voi creare collaborazioni e associarvi anche con grandi aziende, secondo me, perché vi risollevano un po' lo stato morale e anche economico, eh. Parliamo di progetti. Allora, se avete progetti già in piedi, sento che è un periodo dove questi progetti si espandono. Potreste come avere, trasformando questa visione, potreste avere come un raggio d'azione più grande, mi viene da dire. È come se prendeste consapevolezza di certi settori che magari non avete toccato, di certi aspetti che non avete considerato, però comunque sento che è un progetto che può dare delle soddisfazioni. Se per caso il progetto è ancora su carta e state pensando in questo periodo di fare l'inaugurazione, di lanciare il progetto, di presentarlo o similari, è un buon periodo anche per quello. E se per caso questo progetto lo dovete vendere, per esempio un brevetto, anche in questo caso è un buon momento per trovare degli acquirenti, per vendere, insomma. Parliamo di denaro. Secondo me non è un periodo malaccio. Penso che dobbiate monitorare un po' le spese, però no, ma è un buon periodo, ragazzi. Anche in questo caso, avendo l'imperatrice
Sento che c'è un potenziale di espansione. Sento che per qualcuno potrebbe anche arrivare come del denaro in più, magari per dei rimborsi o per dei risarcimenti o se per caso state aspettando come un finanziamento o cose per lo stile, è facile che in questo periodo arrivi. Parliamo di relazioni e di single. Allora, se non avete proprio nessuno in testa, io sento che all'inizio di settembre c'è una fortissima passione per qualcuno, con questo diavolo, forza e regina di bastoni, però è anche vero che qui avete come la paura di perdere questa persona, la paura di essere abbandonati da questa persona, o potrebbe esserci come qualche sentimento di carenza perché con la luna non avete una visione completa della situazione o della relazione. E quindi con questo 5 di pentacoli, il 5 di coppe qua, potrebbe esserci come qualche sentimento di mi manca qualcosa. Però vi devo dire che per come si sviluppano poi tutte le carte, si arriva a qualche cosa di bello, a qualche cosa. L'asso di coppia di solito è la carta dell'innamoramento, e la carta degli amanti è la carta degli innamorati. Vi dico, si passa come ad un livello di stabilità, si passa come. È come se con questo due di bastoni al contrario cessassero le insicurezze e ci si dedicasse a questa nuova conoscenza. I segni zodiacali potrebbero essere Capricorno, Leone, Scorpione, Sagittario, Pesci e Toro, come voi. Andiamo alle relazioni. Ehm, Potrebbe essere un periodo intenso, inizio di settembre, con questo diavolo, morte, forza e la luna. E c'è come anche qui una dinamica potrebbe essere da trasformare, un qualche tipo di controllo perché comunque la forza sì, mi parla di moderazione, è qualcuno che controlla con la mente i propri istinti animali. È una fanciulla che con la sua dolcezza apre le fauci ad un leone. E per chi fosse abbonato al canale, si parla un po' della marca della bestia, eh. Io queste cose le spiego a livello esoterico nella sezione degli abbonati. Quindi è come trascendere questa parte animale, questa parte istintuale, per andare verso qualcosa di più elevato. Qui sento che potrebbe iniziare una passione comune, con questo asso di bastoni. E non vi nego che diavolo, regina di bastoni, asso di bastoni, fatemi vedere che altro. La regina di bastoni è ripetuta 2 volte. Devo dirvi che potrebbe esserci parecchio fuoco tra di voi, parecchia passione in questo periodo. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, periodo turbolento all'inizio, sinceramente, e a causa di questo diavolo, questa morte, questa luna, c'è come da cambiare anche per voi degli schemi di comportamento, degli schemi di controllo, potrebbero essere il modo di affrontare certe cose, il modo di comunicare delle cose, il tipo di ideologia dalla quale venite, perché sapete sempre che la verità in realtà è soggettiva, non c'è mai una verità assoluta, la verità è sempre soggettiva, dipende da chi guarda, dall'osservatore. Quindi anche lì si tratta un po' di smussare certi angoli, secondo me, ma poi la vedo positiva. Potrebbero esserci degli incontri, potrebbe esserci per qualcuno il presentarvi alla famiglia piuttosto che agli amici. E con questo 10 di pentacoli, se siete in una di quelle relazioni senza etichetta, è giunto come il momento di ufficializzare, di etichettare questa relazione, di dirvi che cosa siamo. Siamo amici con interesse, siamo fidanzati, siamo compagni di vita, cosa siamo o verso dove andiamo, potrebbe anche essere. Arriviamo alla famiglia. Allora,
Torno un attimo al tema figli, perché sapete che la parola progetti e figli io li ho scritti insieme perché possono essere sostituibili come parole nelle letture dei tarocchi, e vi dico che per qualcuno c'è un tema inerente i figli o la gravidanza o il creare famiglia. È come se, vedendo queste carte, mi viene da dire che qualcuno di voi sta rivalutando quel tipo di pensiero, quel tipo di riflessione o di desiderio. Per quello che riguarda invece la famiglia che è già costruita, quindi può essere quella di origine, piuttosto che la famiglia di anime, quindi amici, piuttosto che vicini di casa, colleghi. Sento che è un buon periodo, ragazzi, con tutta questa gente, se vogliamo, e devo dire che potrebbero anche arrivare delle rivelazioni. Mm? Bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Carta numero 23, abbiamo le vibrazioni dei pensieri e qui, soprattutto con questo 6 di spade che fa riferimento alle credenze limitanti, ci sta. Parla di scelte in risonanza e di segnali. Scelte in risonanza con voi stessi, con la vostra vera essenza, con chi siete voi, con quello che volete creare, costruire e far espandere. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail o scrivere un WhatsApp, oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, solo che lì la formazione è ben più vasta perché ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di traumi, di Kundalini, di chakra, di vista eterica, di alto basso astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale, e sto condensando il tutto e lo sto mettendo a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in due, 3A e 3B, e queste due vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!